Buongiorno, siamo a Playa San Juan, questo borghetto turistico ma non troppo, abbastanza tranquillo e questa notte abbiamo dormito in questo parcheggio in mezzo al paese, un po' in discesa in realtà, però vabbè, per una notte ci può stare. Ora riandiamo verso il mare che Mauro vuol fare una dronata e vedrete le sue immagini dall'alto. Siamo arrivati nella zona più estrema di Tenerife, a Los Gigantes, che sono queste pareti rocciose là dietro, alte fino a 800 metri, che cadono a strapiombo sul mare. Purtroppo qui è una zona molto costruita, era difficile parcheggiare, era difficile camminare, insomma non è stato facile raggiungerla, ma comunque in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Sono spettacolari, peccato che la cosa migliore sarebbe vederle dal mare, cosa che adesso come adesso non possiamo fare. Piscina naturale di Puerto de Santiago. Le piscine naturali sono chiuse perché c'è troppa onda, troppo mare, ma adesso vi facciamo un quesito a tutti voi, rispondete qua sotto. Se portiamo Ronny qua alle Canarie, vi può interessare? Ci volete venire a farvi delle crociere qua? E nel caso, quale isola? Quale delle 4 che abbiamo fatto vedere finora? Zona comunque molto vulcanica, con rocce basaltiche, rocce nere, un po' come Lanzarote. Una differenza sostanziale è che qua non c'è arrivato César Manrique e quindi hanno costruito la stragrande. Fin troppo. Troppe costruzioni in questa costa che porta al lato nord-ovest dell'isola di Tenerife. Posto molto bello, però molto costruito. E là in cima, dietro questi palazzoni, si vede anche la punta, solo la punta del Teide. Lasciamo Los Gigantes perché cominciamo a salire. Qui le salite non sono come a Fuerteventura, Lanzarote, poche centinaia di metri. Qui si sale di 1000 metri in meno di 10 km. Così? Ripidissime.
Siamo qua a Santiago del Teide, siamo a 1000 metri di altezza, un pueblo muy pequeño e molto carino. E quindi per questa sera vi salutiamo. Siamo a 1000 metri di altitudine, forse l'abbiamo già detto, comincia a fare un po' più freschino, L'avevo detto io, ma lei non se lo ricorda. quindi ci ritiriamo nei nostri appartamenti. Forse accendiamo il riscaldamento. Non so, Forse. ancora non si sta bene, però vedremo, perché domani ci aspetta una giornata impegnativa. Andiamo in uno dei posti più belli di tutto Tenerife. A domani! Ciao. Buongiorno Mauretto, passo veloce questa mattina. Perché abbiamo un appointment. Ci aspetta un bus per andare a vedere un piccolo paesino con di un centinaio di abitanti arroccato sulle montagne. Il suo nome è? Masca. Siamo nel bussino piccolino, perché la strada è Stretta, ora la vediamo. piccolina. Ci hanno sconsigliatissimo di andare su con il camper. Eccoci arrivati a Masca, è un borghetto davvero piccolo. E la strada com'era? Terribile, col camper era impossibile davvero. Beh, non era impossibile, ma se si incrocia un rotorino non si sa come passare. Il discorso è questo. Abbiamo fatto bene a scendere in autobus. Comunque adesso vi facciamo vedere il piccolo borghetto di meno di 100 abitanti. E guardate in che posizione si trova questo paese, proprio sulla cresta, in un barranco stretto con pareti ripidissime. Com'è questo posticino? Sì, è magico, particolare, molto originale, in un contesto montano allucinante. Uno si meraviglia come l'opera dell'uomo sia riuscito a costruire qua e a vivere. Ve lo facciamo vedere. Sembrano quasi i pueblo andini, dove costruiscono sulle montagne, oppure vagamente un luogo come questo, anche per l'inaccessibilità, mi ricorda un po' Sant'Andrés de Teixedo che abbiamo visitato in Galizia. Qui ve lo indichiamo, andatelo a vedere, un altro posto magico dove la contemplazione è d'obbligo. Siamo stati al Centro de Visitantes e abbiamo scoperto che qui c'è un sentiero che da questo paese di Masca, attraverso il barranco di Masca, porta fino alla playa di Masca, scendendo di 850 metri di dislivello. Il problema è che non si torna indietro, è solo one way, e arrivati alla playa di Masca c'è una barca, un'imbarcazione che ti riporta a Los Gigantes. Quindi bisogna lasciare il camper o l'auto o l'albergo o quello che si ha a Los Gigantes. Da lì con i mezzi pubblici o con i taxi privati si prenota tutto, si arriva fino qua e da qua parte 4, 5, 6 ore si arriva giù alla playa. È fortunatamente tutta in discesa, però bisogna prenotare. A chi lo volesse fare dei nostri follower si prepari in anticipo. Cosa importante, una bella ragazza si è presentata chiedendomi informazioni e se ero io la guida che l'avesse accompagnata lungo il sentiero. Forse lo sperava. Magari l'avrei sperato anch'io, anche se Betty mi ha guardato male, perché mi ha visto il loghino sulla felpa.
Insomma, Masca è questo piccolo villaggio tipico canario, con le case sulla cresta delle montagne, in questo barranco fantastico dove attorno ha tanta vegetazione, tanta montagna e in una valle fantastica. In realtà anche la posizione è stupenda perché il sole l'hanno dal mattino, non prestissimo perché comunque le montagne attorno sono alte, però già verso le 9:30-10 arriva e se lo dovrebbero godere tutto il giorno. Questo villaggio è stato per molti anni isolato perché si trova in questo barranco e è stato praticamente inaccessibile per molto tempo, e poi con questa strada che è stata costruita tuttora molto stretta è finalmente accessibile a tutti. Infatti ad oggi, soprattutto nel fine settimana, il turismo è piuttosto elevato, c'è parecchia gente oggi. Bello, mi piace questo posto, è tranquillo, molto energetico. Gracias. Buen día, amigo, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Felironic presente. Delle isole Canarie forse Tenerife è la più turistica, è quella che dà un maggiore sviluppo del turismo. La costa sud anche in inverno, gennaio, febbraio, dicembre, ha temperature molto gradevoli, molto calde, molto estive ed è frequentatissima dal turismo internazionale, soprattutto dal turismo italiano. La presenza italiana è superiore al 50% della media dei turisti presenti in spiagge come Los Cristianos e Las Americas. In posti come Masca, dove comunque c'è un interesse storico-culturale, paesaggistico, naturalistico molto importante, brillano gli italiani per la loro totale assenza. Noi lavoriamo nel turismo e cerchiamo di trasmettere emozioni con il nostro lavoro agli ospiti che scelgono di venire a vivere le loro vacanze assieme a noi. Però non è facile perché la preparazione turistica in Italia non è mirata alle emozioni, non è mirata a questo tipo di scoperte naturalistiche, paesaggistiche delle varie zone. Solo spiagge, mare, locali, ristoranti, discoteche, che non disdegniamo, ecco, ci mancherebbe, però gradiremmo che non fossero esclusivamente quelle. E siamo finalmente ritornati a Santiago del Teide. La strada è davvero terribile. Una delle più pericolose di tutta Tenerife, anche considerata una delle più pericolose di tutta la Spagna. È un traffico notevole. Questa è la rappresentazione del vulcano Ciniero, che è stato l'ultimo vulcano ad eruttare all'isola di Tenerife nel 1909. È un'eruzione molto importante, non ha fatto danni fortunatamente, però è stata un'eruzione molto importante. Che è arrivato il momento di lasciare anche Santiago del Teide. Dopo una mattinata trascorsa a Masca,
Ora continuiamo a salire verso nord perché vogliamo raggiungere la costa nord di Tenerife e tornare verso il mare. Qui siamo quasi a 1000 metri, fa un po' più freschino e ci auguriamo di trovare un clima più caldo e accogliente più a nord. Insomma, in pochi secondi siamo passati dal sole pieno alla pioggia, perché qui queste montagne fanno da spartitraffico tra le nuvole e il sole. Pazzesca questa Tenerife, è un continuo cambiamento di clima e siamo passati dalla costa sud alla costa nord e sembra di essere su un'altra isola, è talmente differente. E tornati sul mare finalmente è tornato pure il sole, Insomma, mezzo sì, sole. mezzo sole. Ha piovuto addirittura, sulle montagne c'è ancora un nebbione incredibile. Siamo qui perché domani... Qui dove? Siamo a Buena Vista del Norte. Costa nord di Tenerife. Dovremmo essere più o meno di fronte alla Palma, che si dovrebbe vedere, se la vediamo ve la facciamo vedere anche a voi naturalmente. E dicevo, siamo qui semplicemente perché domani dobbiamo andare Dove? in un posto magico. Chiaramente sarete sempre con noi. Anche per questo posto, come questa mattina a Masca, non andremo col camper, dovremo prendere dei mezzi pubblici, semplicemente perché è vietato l'accesso a qualsiasi mezzo privato. Anche le biciclette. Comunque, parcheggio di Carletto per questa sera va bene, eccolo qui, insieme a tanti altri camper, ed infatti è una zona riservata esclusivamente ai camper, e siamo in riva al mare. Adesso andiamo a fare 2 passi lungomare, ci sono dei sentierini e vi facciamo vedere com'è la situazione onde ora. Qui dietro c'è un campo da golf bellissimo, quindi ovviamente zona anglosassone. Quando ci sono i campi da golf ci sono sempre gli inglesi. Il mare è decisamente incazzato. Bagno non è possibile. C'è questo mare pazzesco e Mauro si scatena con le foto delle onde. È stranissimo vedere come ci siano nubi sulle montagne, tutta l'umidità trattenuta dalle montagne. Qui adesso è uscito il sole e c'è un clima che è completamente diverso dal lato sud dell'isola di Tenerife, tanto che qui il bagno è praticamente impossibile perché fa freschino, contro il sud dove si muore di caldo. È proprio un piccolo continente in continua evoluzione questa isola, pazzesca. Guardate qui che erba perfetta che hanno, e sono a 1, 2, 3, 4, 10 metri dal mare.
muovendo perché la passeggiata prosegue costeggiando mare e campo da golf. Guardate che bello! Sembra di essere in Scozia, vista la temperatura e il colore verde del prato da golf. Per questa sera vi salutiamo, però restate con noi perché domani ci aspetta una giornata veramente ottima. Almeno il programma della giornata di domani è sicuramente maestoso. Ogni giorno c'è qualcosa di bello, non è solo domani. Le Canarie ci offrono ogni giorno qualcosa di bello. Il tramonto qui di fronte a noi e quindi buona serata a tutti, ci riaggiorniamo domani, vero? Notte! Ciao! Ciao! Ciao ciao! Ciao!